Buongiorno a tutti e benvenuti a Rubiera. Rubiera è un piccolo paese lungo la via Emilia, esattamente in mezzo fra Modena e Reggio Emilia, e quindi ci riteniamo una sorta di bastione di emilianità. Uso il termine bastione non a caso, visto che la struttura che ci ospita è un forte, quindi un piccolo castello del 1200. Quello che andremo a proporvi oggi è uno dei grandi pilastri, secondo me, della pasticceria italiana, oltre ad essere uno dei miei dolci preferiti, ovvero la zuppa inglese. Come mai zuppa? Fondamentalmente sembra che il termine derivi dal goto e che voglia dire effettivamente pane inzuppato. In tutte le ricette della zuppa inglese che si hanno, l'unica costante è questa: c'è una parte di un lievitato che viene inzuppata in un alcolico. Esistono varie piste su cui indagare per arrivare a una sorta di paternità di questo dolce. C'è una pista inglese che la vede come una variazione italiana di un dolce inglese, appunto, che è il trifle, che è un dolce anche questo a strati con crema pasticcera, frutta, panna. Alcuni invece la collocano come un dolce toscano, forti del fatto che l'alchermes, che fa parte della zuppa inglese, è tipicamente toscano. Lo stesso Artusi, nella sua arte di mangiar bene, ne parla come un dolce al cucchiaio toscano. C'è una pista chiaramente emiliana che si snoda tra Ferrara, Modena e Parma, che riconduce la nascita della zuppa inglese a un cuoco romano al servizio di Maria Luigia d'Austria, duchessa di Parma, che ha rivisitato un dolce tipico mantovano. È difficile andare a capire quale sia il vero Natale della zuppa inglese. A noi poco importa, nel senso la tradizione non credo sia un dogma assoluto e totale. Credo che la tradizione sia proprio nel suo senso un percorso in divenire. Come secondo me tutti i dolci più importanti della nostra tradizione, in realtà è un dolce semplicissimo che si avvale semplicemente di 3 elementi: un pan di Spagna, una crema pasticcera alla vaniglia e poi una crema pasticcera al cioccolato. Adesso ci sposteremo in cucina e saremo coadiuvati dall'aiuto della nostra pastry chef, cioè Valentina Marzano. La prima fase è la realizzazione del pan di Spagna. Dunque, il pan di Spagna si caratterizza principalmente dalla presenza di 3 elementi. Il più importante, le uova, poi passiamo alle polveri, quindi le farine, in questo caso farina 00, caputo, fecola di patate, e infine dello zucchero. In più poi dopo possiamo mettere l'aroma, che in questo caso è la scorza di limone. In alcuni pan di Spagna poi possiamo aggiungere grassi e altri tipi di aroma. Quello che andiamo a proporre oggi è un pan di Spagna classico, 50% di uova e il restante 50% diviso fra farine e zucchero. Questo produrrà un pan di Spagna con una bella alveolatura, leggero e friabile. Iniziamo, mettiamo in una bowl le uova, aggiungiamo lo zucchero e poi mettiamo l'aroma. Importante mescolare subito le uova con lo zucchero per fare in modo che non crei dei grumi. Una volta mescolato andremo a fare una montata a caldo. Cosa vuol dire? Che scalderemo le uova, zucchero e l'aroma a bagnomaria a 40-45 gradi, perché le proteine delle uova, in particolare l'albumina, tendono a massimizzare la loro capacità di inglobare aria a quella temperatura. In questo caso noi lo facciamo a bagnomaria, però andrebbe benissimo anche scaldato in microonde, anche a fuoco diretto, se il piano a induzione e la pentola sono dello spessore giusto. L'importante è farlo con accortezza, ecco.
Siamo arrivati sopra i 40 gradi, mai sopra i 45 mi raccomando, versiamo nella boule della planetaria in modo da fermare subito il calore e fare in modo che non continui a salire. E a questo punto facciamo partire la nostra planetaria. Partiremo con una velocità media e poi passeremo ad una più sostenuta. Il tempo di montata, dipende dalla quantità delle uova. In questo caso, secondo me, poco oltre 10 minuti dovrebbe bastare. Nel frattempo andiamo a setacciare le polveri, quindi la fecola di patate e la nostra farina Caputo pasticceria. Setacciamo bene in modo da avere un composto di polveri bello leggero, areato, che ci permetterà di non creare grumi nella fase di impastamento, che poi è quella, se vuoi, più delicata di tutto il processo. Seconda setacciatura, potrebbe bastarne una, però noi siamo un po' puntigliosi, così le farine si mischiano meglio, semplicemente per questo. Siamo quasi arrivati alla fine della montata, abbiamo visto che il pan di Spagna è diventato incredibilmente spumoso e gonfio, questo è anche merito dell'aver scaldato le uova. Dopo circa 13 minuti la nostra montata è perfetta, completamente becco di gallina direi. Iniziamo con il massimo della delicatezza ad inserire le polveri nel composto. Lo faremo in più mandate, 3-4 mandate, in modo da essere sicuri di non formare grumi. Ci muniamo di spatola, ricordiamoci sempre di andare dall'alto verso il basso. Quindi movimenti fermi, fluidi, in modo da smontare il composto il meno possibile per non andare a intaccare la struttura finale del nostro prodotto. Adesso prenderemo una teglia imburrata con uno staccante vegetale, potrebbe essere imburrata con burro e appena di farina. Cosa importante, non batteremo il nostro pan di Spagna, perché dobbiamo mantenere la massima quantità d'aria all'interno, quindi il pan di Spagna tende a uniformarsi da solo, a rendersi piano da solo. A questo punto inforniamo 170 gradi, 30 minuti circa, 25-30. Allora, alcuni cenni sul luogo che ci ospita. Questo è un forte del 1200, come dicevo. In origine è stato costruito da Reggio Emilia per arginare le invasioni da parte dei modenesi. Ha avuto una storia piuttosto travagliata. Ha visto il passaggio di Napoleone, di Garibaldi, più alcune delle più importanti famiglie della storia italiana. È un locale, per quanto mi riguarda, magico, direi da favola, essendo poi alla fin dei conti un castello, e anche perché è un locale in cui io mi sono presentato per la prima volta quando avevo 19 anni come cliente, in cui ho percepito veramente per la prima volta quello che voleva dire l'ospitalità, il sentirsi, no, a casa. Anche se ero un ragazzino mi sono sentito veramente ospitato, e secondo me quello era il grande focus, il cuore di questa struttura, vale a dire questa ospitalità emiliana grassa, bella ma invadente, che secondo me va assolutamente preservata, e quindi è quello che cerchiamo di fare. Adesso torniamo in cucina e procediamo con la realizzazione delle creme pasticcere. Inizieremo con una crema pasticcera alla vaniglia.
Questa è una vaniglia del Madagascar, è quella che ci piace di più e ha un sapore speziato che non è assolutamente invadente. Valentina metterà il latte alla panna nella casseruola, la bacca la mettiamo a scaldare. Il latte e la panna dovranno essere tolte prima che inizino a bollire. In gergo tecnico diciamo che deve fremere. Invece mettiamo in una ciotola i semi, lo zucchero, l'amido di riso e la maizena. Un pizzico di sale. Mettiamo un pizzico di sale perché è un saporitore naturale, che è un bel contrasto con la base dolce. A questo punto incorporiamo le uova nel composto e andiamo a creare una sorta di pastella. La panna e il latte stanno iniziando quasi a sobbollire, quindi leviamo la nostra bacca di vaniglia, che ha già insaporito il latte e la panna, e poi andiamo a unire. A questo punto rimettiamo sul fuoco il nostro composto per portarlo a 82 gradi. Per evitare che si attacchi sul fondo è sempre bene continuare a mescolarla, anche con una buona lena, ecco. Il pan di Spagna sta crescendo in maniera perfetta, siamo verso la fine della cottura, secondo me ancora una decina di minuti e sarà pronto. Ecco, stiamo arrivando agli 82 gradi, prende la consistenza che piace a noi, poi dopo dipende, ce ne sono di più e meno dense. L'importante è che sia ben fatta, quindi bella lucida, quindi per noi sono queste le fasi fondamentali. A questo punto metteremo la crema immediatamente a raffreddare con sopra o un po' di zucchero semolato, un po' di zucchero a velo, un foglio di pellicola trasparente, in modo da non creare una patina, una pellicola alla nostra crema pasticcera. Successivamente ci dedicheremo a una crema pasticcera al cioccolato, che è lo stesso identico procedimento, ma al posto della bacca di vaniglia andremo a inserire cacao e cioccolato fondente. In questo caso il cacao, che ha un pochino più di resistenza, andiamo a stemperare con un goccino di latte. Quindi aggiungiamo il nostro cioccolato fondente. Io starei sempre tra un 60 e un 70%, che a mio gusto è proprio la fascia dove trovo la concentrazione più interessante di piacevolezze. In questo caso usiamo un cru madagascaregno con una nota acida bella spiccata. Ed eccolo qua, il nostro pan di Spagna è pronto. Mettiamo appena di zucchero sulla superficie del pan di Spagna, questo fa in modo che non si attacchi, e poi dopo andiamo a girare la nostra placchetta. E voilà, alto e soffice. Adesso tagliamo il nostro pan di Spagna e vediamo come è venuto.
chiaramente dopo averlo fatto raffreddare. Come vedete, il pan di Spagna si presenta con un'alveolatura molto bella e uniforme. Al tatto ha una risposta immediata, se viene leggermente schiacciato torna su subito, quindi direi che abbiamo fatto un discreto pan di Spagna, ecco. Quindi iniziamo a montare la nostra zuppa inglese. Mettiamo prima il pan di Spagna, lo bagniamo molto bene con l'Alkermes. Per quanto riguarda l'Alkermes, è sicuramente uno dei liquori più tipici per fare la zuppa inglese. In realtà non è l'unico liquore, in molti ricettari, Artusi compreso, Artusi parlava di un rosolio bianco, in alcune ricette c'è un mix di rosolio e rum. Sicuramente oggi non si riesce a immaginare una zuppa inglese che non sia rossa per la presenza dell'Alkermes. Poi crema pasticcera, altra fetta di pan di Spagna. Andiamo di nuovo a bagnare bene il pan di Spagna. L'Alkermes di solito viene tagliato con uno sciroppo di acqua e zucchero. Io non lo taglio perché se trovo un Alkermes molto buono mi dispiace andare a tagliare, mi sembrerebbe come andare a annacquare un vino e di conseguenza lo lascio a gradazione piena, quindi come è scritto in menù questo è un dolce ad elevatissimo tenore alcolico. Crema pasticcera al cioccolato. E poi chiudiamo. E anche in questo caso irroriamo molto bene con il nostro Alkermes. Adesso ci prepareremo a sformarla. E come vedete si presenta molto bene in quanto le sezioni sono tutte incredibilmente ben visibili. La crema risulta brillante e setosa, l'Alkermes dà questa nota shocking che rende unico questo dolce. Abbiamo scelto di dargli una forma rettangolare, quella proprio che sembra tagliata dalla teglia, nonostante venga realizzata sempre al momento, perché è, secondo me, la forma della zuppa inglese che un po' tutti abbiamo nella nostra memoria, no? È quella che volevamo vedere quando tornavamo a casa per fare merenda, almeno per me era così. Visto che è un dolce molto alcolico, noi di fianco proponiamo, per stemperare la bocca, un ciuffo di panna montata senza zucchero. E visto che c'è la crema cioccolata al cacao e che una nota leggermente amara non nuoce, andiamo a sporcarla con appena di cacao. La zuppa inglese è presente nel nostro menù esattamente come è presente il Savarin di riso, che è uno dei grandi classici della tradizione e della ristorazione parmigiana. Lo trovate nel libro Riso all'italiana di Italia Squisita, insieme a altri 100 colleghi che raccontano questo ingrediente straordinario. Abbiamo visto tutte le fasi che compongono questo classico della cucina italiana, spero di avervele illustrate nella miglior maniera possibile e vi invito a provare a farla e in caso a venirci a trovare qui all'Osteria del Viandante. Vi aspettiamo a Rubiera e un saluto agli amici di Italia Squisita.